Orazio Pagani, dall'Argentina per arrivare in Italia e costruire una delle macchine più incredibili della storia dell'automobilismo. Come è successo? Io penso che per poter fare delle cose che richiedono comunque un impegno importante, bisogna avere la capacità di sognare, di immaginare, avere un ideale e avere tanta passione, a prescindere che tu faccia delle macchine o che tu faccia il mestiere che fai adesso. Cioè, nonostante non sono nato in un posto dove c'era una tradizione né dell'arte né tecnica, cioè sono nato immesso alla Pampa dove la cultura era quella agricola, perciò fondamentalmente tutto si muoveva attorno a quello, però ho avuto la fortuna di avere comunque una passione per l'arte, per la meccanica, per le materie tecniche, e questa passione mi ha portato a scoprire il mondo di Leonardo. Il mondo di Leonardo, pensate che Leonardo più di 500 anni fa, nel Rinascimento, lui ha detto che l'arte e la scienza sono due discipline che possono camminare insieme mano nella mano. Per un ragazzino che aveva 12-13 anni e a cui piacevano entrambe le discipline e che in più aveva una passione forte per l'automobile, diciamo, questo è stato un tocco di grazia, no? Cioè, una grande fortuna essere entrato nel mondo di Leonardo e aver capito questo messaggio che Leonardo aveva poi dato a tutto il mondo, no? Bastava solo leggere quello. Dalla Pampa come si arriva all'automobile sportiva? Ci sarà stato un momento, forse una visione, un momento in cui lei si è reso conto l'automobile? Sì. Allora, non arrivavano riviste straniere, c'erano un paio di riviste che uscivano in Argentina che parlavano soprattutto di macchine da corsa, infatti una si chiamava Corsa e l'altra si chiamava Automundo, ed entrambi, diciamo, seguivano i piloti di Formula 1 in Europa, argentini che correvano in Formula 1 o Formula 2, e c'era, diciamo, sempre un piccolo spazio, una pagina, 2 pagine per le novità, perciò quando usciva una nuova macchina, ai tempi non era come adesso, no? Che la quantità di macchine che esce è impressionante. All'epoca i listini erano molto piccoli, anche quello di 4 ruote era forse 3-4 pagine, no? Oggi sono, non so, 100 forse. Quello che mi colpiva, mi appassionava, era vedere quando usciva una nuova supercar, no? Perciò una macchina fatta qui a Modena, una Maserati, una Ferrari, una Lamborghini, insomma le macchine di questa zona, le macchine con motore posteriore per me avevano una magia. Infatti io sempre disegnai macchine con motore posteriore, disegnai macchine con motore anteriore su richiesta, ma la mia passione è stata sempre quella di disegnare macchine con motore posteriore. Perciò io vedevo questo mondo, soprattutto di Modena, e già quando avevo forse 14-15 anni, mia mamma mi diceva che, me lo ricordava diversi anni fa, che io dicevo: mamma, io andrò a Modena a disegnare e costruire le mie macchine, no? Perché nella mia fantasia di bambino io facevo dei modellini in legno balsa, con delle latine di Nesquik, con del gesso, insomma con quello che un bambino poteva utilizzare, fare con le sue mani, e poi chiamavo i miei amici e le dicevo: guarda, questa è la macchina che io presenterò al Salone di Torino, questa è la macchina che presenterò al Salone di Ginevra, e loro devo dire che mi hanno sempre stimolato, non è che mi prendevano in giro, no? Anzi, loro mi ascoltavano anche con molta attenzione quando io le spiegavo di questi progetti che facevo, no? Perciò le disegnavo, facevo le 4 viste, pensavo che motore poteva avere la macchina, insomma ho portato avanti sempre questo sogno, questo ideale, questa idea di diventare un giorno costruttore, cioè disegnare le macchine e costruirle, e l'ho fatto, insomma, sempre con una grande passione infantile, e tuttora, diciamo che ho 60 anni, non è cambiata, ovvero sì, certo che fare il manager di una ditta e avere questa enorme responsabilità nei confronto dei clienti,
Questi sono oggetti molto affascinanti ma anche estremamente pericolosi, perciò devi essere molto prudente in tutte le scelte che fai, tecniche, in tutto quello che riguarda la sicurezza, l'ambiente. Vivo ancora con questa fantasia infantile, però logicamente la responsabilità, l'avere un'azienda che ha più di 120-130 persone e comunque per uno che è partito da zero resta comunque una grande, da una parte soddisfazione, dall'altra parte una grande responsabilità. C'è sempre un fenomeno di adesso, no? Un qualcosa che è capitato con la Wayra VC, adesso con la Roadster. La Wayra VC abbiamo fatto vedere un rendering 3 anni fa che non rappresentava nemmeno quello che è la macchina definitiva, limitandola soltanto ai clienti che hanno già una Pagani, contrariamente non la puoi comprare, e queste macchine in un paio di mesi sono state vendute tutte. Parliamo di macchine che fra una cosa e l'altra costano 2,5 milioni di euro più le tasse, perciò oggetti molto molto costosi. Abbiamo pensato, cavolo, se i clienti hanno questa fiducia in noi, bisogna che cerchiamo di dare di più di quello che il cliente aspetta. Perciò infatti la Wayra VC, da quello che abbiamo venduto al cliente a quello che effettivamente abbiamo fatto, ad esempio, è molto molto di più. Cioè, la macchina doveva pesare 70 kg in meno, pesa 150, abbiamo messo un cambio nuovo, tutte le sorprese. Insomma, la macchina è diventata tutta un'altra. Adesso che fra poco presenteremo la Wayra Roadster, questa macchina faremo 100 di questi pezzi qua, e la cosa più incredibile è che sono già state tutte vendute. E la gente che cosa ha visto? Ha visto un rendering, ma è incredibile, abbiamo dovuto proprio fermare tutto, non fornire più macchine, ad esempio negli Stati Uniti, distribuirle sui territori dove abbiamo dei dealer, perché sennò alcuni restavano appunto senza macchina. Perciò questo fenomeno dimostra che abbiamo lavorato bene, ok, però dimostra anche che dobbiamo fare, ci dice, questo ci dà un messaggio che dobbiamo dare molto di più, perché quando queste persone credono così tanto in quello che tu stai facendo, a punto di comprarti una macchina solo avendo visto un rendering, la presentazione del concetto la faremo fra 1 settimana, perciò la gente ha visto veramente un rendering, non sa come la meccanica, non sa come il motore, non sa niente di questa macchina qua, e sono state tutte già vendute. E perciò abbiamo in qualche modo realizzato un po' un sogno che però va alimentato di tanto lavoro e di tanta responsabilità. Ok, lei ha parlato, siamo saltati subito dal bambino al dirigente sessantenne della Pagani Automobili. Mi ha detto che lavora ancora con quella base di sogno di quel bambino. Quel bambino viene fuori ogni tanto ancora, magari a fine giornata, le viene ancora voglia di prenderne una e andarsene da solo per Modena a guidarla? Succede ancora? Diciamo che io sono stato sempre un po' un solitario, no? Perciò per me il rapporto con l'automobile è un rapporto molto intimo. Io riesco a parlare con le macchine, anche quando lavoravo in Lamborghini, ero il primo che arrivavo al mattino, l'ultimo che andava via la sera, e io andavo a salutare, ai tempi facevamo la Countach, e io andavo ogni sera a salutare le mie macchine, le dicevo ciao, ci vediamo domani. Insomma, c'era un dialogo, c'era una comunicazione con queste macchine. E la stessa cosa capita qua. Con questa macchina, ad esempio, che la chiamiamo la nonna, è stata la prima macchina funzionante della Pagani, non so, avrò fatto forse 200.000 km. La macchina ha più di mezzo milione di chilometri, perciò io forse ne avrò fatto 200.000 sopra questa macchina. Perciò c'è un rapporto bellissimo, perciò quando io entro, di solito mi alzo molto presto la mattina, perciò entro qui e comincio a guardare le macchine e cominciamo a parlare, a dirci qualcosa, come va, come non va, e lei, insomma, con loro, con queste macchine c'è un dialogo. E cosa le dicono? Questa mi dice che vuole girare, invece che è un po' stanca di stare qua dentro, che le piacerebbe andare a fare un po' di casino come faceva prima, solo che adesso non voglio nemmeno che si segni, perciò
I miei colleghi l'hanno restaurata tutta all'ultimo step, perché questa è nata come C12, poi è diventata C12S 7.0, poi 7.3, poi F, poi 5, poi non avevamo soldi, perciò dovevamo fare tutto su di lei, poveretta, no? Perciò ho avuto tutti gli aggiornamenti, infatti il telaio è ancora il suo, le sospensioni sono ancora le sue. Ma c'è un bel rapporto, è molto carino quando tu hai la possibilità di sederti sopra, di fare un giro. Io non è che sono uno che gira tanto con le macchine, mi piace proprio stare con loro, vederle come nascono. Ad esempio il weekend ho adoperato la Huayra VC, la sono portata alla casa nuova e la guardavo, così salutavamo dalla finestra. Ha parlato del periodo Lamborghini, ci racconta qualcosa? Il periodo dei Lamborghini è stato un periodo molto bello. Sono entrato come operaio del terzo livello, perciò il più basso, nel reparto delle sperimentali della carrozzeria, e poi dopo pochi mesi già avevo fatto un salto e mi avevano già proposto di essere responsabile di questo reparto qua. Ho lavorato sul progetto del Jeepone, poi ho cominciato a fare i primi interventi sulla Countach, sulla Jalpa e poi ho avuto la fortuna nel momento in cui la Lamborghini trova un finanziamento per la ricerca di che mi venisse assegnato questo progetto della Countach Evoluzione, che è stata la prima macchina al mondo con un telaio fatto in materiali compositi. Si conosceva quasi niente ai tempi, perché diciamo che questo materiale veniva utilizzato un po' in aeronautica, venivano fatte le prime macchine di Formula 1, però ancora era un campo molto sconosciuto. Perciò il fatto di esplorare questo e poi cercare di entrare a capire, a conoscerlo, ad amarlo, mi ha permesso di imparare tanto. La Lamborghini ai tempi forse non era pronta per fare le macchine con questa tecnologia, ancora la tecnologia era un pochettino, sì, ok, per qualche prototipo, però non per fare cambiare completamente il modo di costruire le loro automobili, voleva dire proprio ripartire quasi da zero per quanto riguarda il telaio e la carrozzeria. Però non ci credevano, al punto che facevamo la Countach Anniversary, le parti di questa Countach Anniversary, di cui me ne ero occupato anche del design, e erano fatte in materiali compositi, ma in un forno di carrozzeria solo col vuoto, senza l'autoclave. E io andavo insistentemente a parlare con il direttore della Lamborghini per dirgli che era necessario comprare un'autoclave. Cioè, l'autoclave è quel forno in pressione che serve a compattare e a cuocere i materiali compositi. E mi veniva sempre detto di no, che finché un giorno mi dicono, perché ero veramente un rompescatole, finché un giorno mi dice il direttore generale, mi fa: guarda, se la Ferrari nella parte delle macchine stradali non ha un'autoclave, per quale motivo la dobbiamo comprare noi? Allora io quel giorno, io andavo a lavorare sempre in bicicletta, quel giorno presi la bicicletta, andai al Credito Romagnolo del Sant'Agata Bolognese, c'è la banca, e chiese un prestito per comprare un'autoclave. E forse il direttore della banca era più matto di me, che mi ha dato questi soldi per comprare questa autoclave. Quando avevo il contratto dell'autoclave in mano, ai tempi l'autoclave in Italia c'erano forse 3, 4, 5, andai a parlare col direttore della Lamborghini e ho detto: guarda, dove la possiamo mettere questa autoclave appena me la consegnano, no? Mi dice: tu sei proprio matto convinto, no? Prendi un caparone in affitto, così porti avanti tutto il lavoro di ricerca, l'importante è che non ci lasci a piedi, cioè quello che stai portando avanti, i progetti che stai portando avanti qua, e il tuo team così continua a seguirlo. Io ai tempi mi occupavo del reparto dei materiali compositi e del design, perché fino ad allora il design di una Lamborghini veniva fatto da Bertone, cioè veniva fatto da Bertone, da Gandini, ma comunque non veniva fatto all'interno, così come il design di una Ferrari veniva fatto da Pininfarina. Anche Ferrari sono negli ultimi
5-6 anni ha cominciato a fare il design all'interno, no? E io incominciai a fare il design all'interno della Lamborghini. Perciò avevo questa officina all'esterno e facevo ricerca, e solo che questa ricerca ha portato ad avere più conoscenze e a capire che era fattibile fare, diciamo, dei componenti, in questo caso per la Diablo, che era il progetto che ha seguito la Countach Anniversary, e perciò quando proprio con i miei soldi, più che altro con lo sforzo, fece vedere alcune parti della Diablo alla direzione della Lamborghini, fatti in materiali compositi, avendo risolto i problemi di verniciatura, insomma tutta una serie di questioni che fino allora erano un pochettino un tabù, e loro si sono convinti e mi hanno detto: ok, fai il reparto che volevi fare. Infatti abbiamo creato il primo reparto presso una bellissima autoclave dove facevamo parecchi pezzi per la Diablo, 7-8 pezzi per ogni Diablo. Ai tempi ne facciamo 3 al giorno, perciò sono contento che, diciamo, questa attività in Lamborghini è decolata, e alla fine ho chiuso, diciamo, quello che era questo progetto di poter portare questa idea, questi materiali all'interno della Lamborghini. È arrivata la guerra del Golfo, con la Lambo avevamo dei progetti molto belli. Uno era il progetto della L30, che era una macchina per festeggiare i 30 anni della Lamborghini, tutta fatta in compositi, col motore della Diablo girato di 180 gradi, cambio dietro, il motore con la copa secco, perciò più giù di 70-80 mm. L'idea era fare circa 300 macchine e io me ne sono occupato di questo progetto qua. Purtroppo, quando è arrivata la guerra del Golfo, la Chrysler, che era proprietaria della Lamborghini, non vede un futuro, mette in vendita l'azienda, e la prima cosa che fece è cancellare il progetto della P140, che era il progetto della Gallardo, diciamo, dopo quello che poi nel tempo diventò la Gallardo, no? Cioè la macchina col motore 10 cilindri. E poi cancellò anche il progetto di questa macchina qua. Perciò è stato sicuramente una cosa molto difficile. Io avevo la Lamborghini un po' come monocliente e stavo già costruendo questo appunto per fare quella macchina lì, perché parte del lavoro doveva essere fatto qui, parte del lavoro doveva essere fatto in Lamborghini. Perciò è stato un periodo molto traumatico, molto difficile, un periodo che è durato anche molto molto a lungo. Infatti è stato molto difficile anche per tutto il mondo delle supercar. Anche la Ferrari ai tempi ebbe dei problemi, va bene, sono fallite anche diverse aziende, però è stato anche il momento, proprio pur essendo un momento estremamente difficile, dove nessuno avrebbe pensato, investito in un progetto di una supercar, è stato il momento in cui io ho detto: adesso che i progetti della Lamborghini sono fermi, non vanno avanti, e è il momento per portare avanti il progetto che avevo sempre desiderato da ragazzino, il progetto che avevo accarezzato per tanto tempo, che avevo condiviso con Fangio, che era quello di fare questa macchina. Non è stato sicuramente una cosa facile, perché non avevo dei mezzi economici, di giorno si doveva lavorare per guadagnare un po' di soldi, perciò fortunatamente avevamo ai tempi una buona conoscenza nel mondo dei compositi, perciò abbiamo collaborato per molti anni con Ferrari, per la Formula 1, con Dallara, abbiamo cercato di portare a Dallara quello che erano queste conoscenze, prima nei Formula 3, poi nelle altre macchine. Anche per loro era una cosa abbastanza nuova, e producevamo delle parti per le loro macchine, e poi abbiamo lavorato per l'industria militare. Insomma, anziché avere un monocliente come era la Lamborghini, abbiamo dovuto spaziare, ma è stato interessante. Abbiamo costruito nel 94 la Renault Next, che è stata una delle prime macchine ibride più di 20 anni fa, con 2 motori elettrici dietro, tutta in carbonio. È stata una bellissima esperienza col centro di ricerca della Renault. Insomma, abbiamo spaziato. Il fatto di lavorare per l'industria aeronautica, il fatto di lavorare per la Formula 1,
per l'industria militare, ci permetteva di vedere tante cose e nel contempo ci permetteva di guadagnare, di avere quei risparmi per poi, devo dirti, con un grande sacrificio, perché lavorare di notte, lavorare sabato e domenica per fare questa macchina, cioè questa macchina l'abbiamo fatta in 3, cioè da là alla Z, i modelli, tutti fatti a mano, E lei e chi i altro? disegni. Io, diciamo, un mio collega, che è un ragazzo che ha cominciato a lavorare con me a 16 anni, che lavorava con me in Lamborghini, che poi è andato in cassa integrazione, perciò è venuto a lavorare con noi, e poi un altro ragazzo nell'ufficio tecnico, perciò dei ragazzini molto giovani anche, perciò sì, è stato un lavoro veramente impegnativo. Perché il nome Zonda? Perché un motore AMG? Allora, la macchina, il progetto si è sempre chiamato Fangio, è stato condiviso con lui e poi Fangio mi aveva autorizzato a chiamare la macchina col suo nome, perciò la macchina fino a un mese della presentazione si chiamava Fangio. Poi mancando, è stato lui poi a mettermi in contatto anche con, allora era il dottor Secce, che occupava un incarico importante dal punto di vista tecnico, oggi è il presidente della Daimler e della Mercedes-Benz. Con lui ci siamo incontrati per la prima volta nel 1993, gli ho fatto vedere il rendering della macchina, i modelli, e lui mi ha detto una cosa che è stata simpatica ai tempi, mi ha detto: sembra una macchina senza tempo. E io l'ho detto: meno male, perché come non ho soldi ci vorrà tanto tempo per poter farla, no? Infatti la macchina è stata presentata solo 6 anni dopo al Salone di Ginevra. Un mese prima della presentazione ho cominciato a sentire un pochettino di paura, perché Fangio era una persona che io adoravo, era una persona di una grande intelligenza, di un'enorme sensibilità, è stato il primo a vincere 5 volte il campionato del mondo di Formula 1, insomma era troppo in tutto, era un grande maestro di vita, era una persona incredibile. E io pensavo che la macchina non era all'altezza di chiamarsi Fangio. Poi la mia paura era che poi la gente pensasse che io sfruttavo il suo nome, l'amicizia, insomma, che avevo con lui. Allora proprio chiamai a miei amici dell'Argentina, gli stessi che da bambini mi stimolavano con le macchine, e le ho detto: ragazzi, se che mi date una mano a trovare un nome per la Fangio. E loro poi mi hanno mandato tutta una serie di nomi, fra cui c'era Zonda, che anche loro era un nome che a loro le piaceva. In Argentina c'è una pista sulla precordillera delle Andes, a Mendoza, che si chiama Zonda, è l'autodromo del Zonda, che è stata una pista dove la Formula 3 che vedete là dietro ha fatto una delle ultime gare prima che io poi venissi in Europa. Perciò mi è piaciuto questo nome, suonava anche bene, ed ecco, è lì che è diventato il nome della macchina. C'è mai stata lei in quell'autodromo? Sì, la Formula 2 che c'è là dietro, no, lei no. Lei no? Lei no. Però potrebbe essere interessante. La nonna se la dovrebbe portare. Hai una buona idea, hai avuto una buona idea. Perché un motore Mercedes? Ecco, allora la mia passione per la Mercedes è una passione fin da quando ero un bambino. Un po' perché Fangio è stato un pilota Mercedes, questa tecnica, questa perfezione, questa semplicità è stata una cosa che mi affascinava. Era difficile vedere una Mercedes in Argentina e soprattutto a Casilda, però avevo la grande fortuna che l'unica che c'era era di fronte a casa mia, che era una 280 4 porte, che ce l'aveva la moglie di un industriale, e io andavo, lei mi capiva perché lei era un artista, suonava il pianoforte, dipingeva, perciò avevamo un bel rapporto con questa signora. Io avrò avuto forse 12-13 anni e andavo e le dicevo, sì, 1968, le dicevo: mi lascia aprire e chiudere la porta di questa macchina, perché per me quando si chiudeva la porta era musica, no? Era questo sound che faceva la porta, e lei mi diceva: vuoi che te la metti in moto?
No, vuoi fare un giro? Non mi interessava, cioè a me interessava guardare come era fatta la carrozzeria, i dettagli, il feeling. Ai tempi non è come adesso che è tutto touchscreen, bla bla bla. Ai tempi era tutto molto meccanico, no? Era molto bello. Questa passione è nata subito. Quando Fangio mi ha parlato del motore 12 cilindri, del ME 120, che stava sviluppando la Mercedes, lui già mi parlò di questo motore nel 98, perdonami, nell'88, mi parlò che la Mercedes stava facendo un 12 cilindri, solo che io ai tempi ero impegnato così nei progetti della Lamborghini, mi stanno facendo un motore che è straordinario, c'è l'investimento di 400 milioni di marchi in questo motore, vogliono fare un motore migliore del BMW, bla bla, cioè mi ha parlato tanto di questo motore qua. Infatti quando, dopo di aver incontrato Secce, mi è arrivato il primo motore, che è il manichino che c'è lì, poi l'abbiamo verniciato, completato, ma era quello. Io la prima cosa che ho fatto, perché io ho la mania del peso, no? Cioè le cose devono essere leggere, l'ho messo sopra una bilancia. Con la sorpresa, io credevo, il motore di una berlina, pensavo peserà tantissimo. Come io volevo fare una macchina molto leggera, quando l'ho messo sulla bilancia pesava 70 kg in meno del motore della Countach, della Diablo. 70 kg in meno, e aveva il baricentro 40-50 mm più basso, e perciò sono rimasto veramente sorpreso di questo fatto. Dopo andai a vedere come era fatto, cioè, erano investimenti che solo una ditta come Mercedes o come BMW si poteva permettere ai tempi per fare determinate attrezzature, che qui nella zona di Modena, facendo Lamborghini o Ferrari, così, numeri abbastanza piccoli di macchine, fare investimenti per fare quelle attrezzature, per fare ad esempio la fusione di tutto il blocco motore, era sicuramente più complicato, più difficile, più costoso. Perciò quel motore ha una tecnologia incredibile ancora oggi, cioè ancora oggi che è il motore che poi montiamo nell'evoluzione sulla R, no? Sulla Revolution, un motore veramente incredibile. Perciò quando abbiamo cominciato a girare con questo motore, questa coppia che aveva, questa affidabilità, cioè non siamo mai rimasti a piedi con un motore, mai si è rotto un motore. E io certo non avevo in me, cioè nonostante questa sia la terra dei motori, uno deve essere consapevole di quello che è capace di fare, dei soldi che ha e di quello che non è capace e quello che non si può permettere. A fatica avevo i soldi per poter fare uno a uno i pezzi di questa macchina, perciò pensare al motore era una cosa assurda. Proprio lo parlavamo anche ieri con un giornalista inglese che mi ha detto alla fine, perché questo giornalista è stato uno dei primi che mi ha fatto un'intervista nel 99 quando abbiamo presentato la macchina, e una delle prime domande che mi ha fatto: ma perché non hai fatto un motore Pagani, no? E io le spiegai lo stesso che ti ho spiegato a te. Ci siamo rivisti ieri e fece una riflessione e disse: alla fine sei stato anche fortunato perché hai preso un motore della fabbrica che ha inventato l'automobile, una fabbrica che ha 140 anni di storia, e alla fine oggi una Rolls Royce c'ha un motore BMW, una Bentley c'ha un motore fatto dalla Volkswagen, una Bugatti c'ha un motore fatto dalla Volkswagen, una Lamborghini ha un motore fatto insieme all'Audi, perciò in qualche modo la scelta che noi abbiamo fatto, a parte che era l'unica alternativa che avevo, non è che ne avevo un'altra, però tutto sommato non è stata una scelta sbagliata. Oggi invece per la Guaira abbiamo un motore creato specificamente per noi, il motore della Guaira si chiama ME 158 ed è un motore fatto dalla AMG solo per la Pagani, ed è la prima volta, questo detto dal presidente della Mercedes, che loro fanno un motore per una compagnia che non appartiene a loro. Loro hanno fatto anche il motore della SLR, la McLaren SLR, ricordate, un 8 cilindri molto bello. Però erano anche proprietari del 50% della McLaren ai tempi. E noi oggi abbiamo circa 75 persone che tra AMG e Daimler che lavorano sui nostri motori, che fanno ricerca, che fanno tutta la parte di omologazione per quanto riguarda l'inquinamento. Tenete presente che noi
nonostante siamo una piccola compagnia, omologhiamo come grande costruttore, cioè in America noi omologhiamo come grande costruttore, sia per la parte che riguarda inquinamento, agli standard della California, che sono quelli più severi. Per quanto riguarda la sicurezza, facciamo tutto, ovvero abbiamo fatto 50 crash test per omologare la Huayra, perciò non omologhiamo come siamo in America senza deroghe. Okay. Quindi un grande amore per Mercedes fin da bambino. Fa parte di quel marchio la macchina che lei ha sempre sognato, quella che il poster, il classico poster di cui mi parlava prima. Sì. Che macchina era? La W196, la macchina, la Freccia d'Argento che correva a Fangio. Quella macchina per me continua a essere forse lei e la Jaguar E-Type insieme alla Miura, forse le tre macchine, però quella che la trovi dappertutto, a casa mia, vedi il modellino, i quadri, cioè dappertutto trovi questa macchina. Ok. Ha nominato la mia macchina preferita che è la Miura. Mi parli un po' della Miura? Io sono arrivato alla Lamborghini quando si faceva la Countach, no? Non ho vissuto quel periodo lì. La Miura è una macchina incredibile perché intanto Ferruccio Lamborghini, che era un uomo di una grandissima intelligenza, molti dicono era un contadino, cioè non era un contadino, era un genio, era un grande industriale, era abile per trovare i collaboratori, secondo me era una persona che conosceva molto sui limiti e anche però anche il suo talento, è una persona molto speciale. Quando lui decide di fare questa macchina, chiamò degli ingegneri giovani per fare il motore, chiamò Dallara per fare la parte delle sospensioni, ingegneri che poi Stanzani, ingegneri che poi nel tempo dimostrarono di essere comunque persone che in qualche modo hanno cambiato la storia dell'automobile o hanno creato la storia dell'automobile sportiva. Diede ai tecnici l'input di fare una macchina prendendo spunto da quello che era la macchina che ai tempi vinceva le gare dei prototipi, che era la Ford GT40, che già era una macchina di per sé molto bella esteticamente. Parliamo degli anni 60, gli anni romantici, perciò Gandini, che ha disegnato quella macchina, che era giovane, era un sognatore, era quel contesto, no, di quegli anni, tirò fuori questa bellissima donna, elegante, bella, eterna. La Miura io credo che sia la più bella supercar che mai è stata fatta. E vediamo anche in Inghilterra che fecero la Jaguar E-Type, anche lei un'altra icona, con queste forme sinuose, questa linea, delle cose, delle macchine veramente incredibili. Qual è invece l'automobile che riesce a fare ingelosire Orazio Pagani? L'avrei voluta fare io. No, premesso che io amo l'automobile e ho un enorme rispetto per gli altri. Cerco sempre di trasmettere ai ragazzi, ai miei colleghi, che noi dobbiamo cercare di fare una macchina che abbia una unicità, ma non dobbiamo fare una macchina per fare una macchina migliore di una Ferrari o migliore di una Lamborghini. Noi dobbiamo pensare che ci siamo qua e perché un giorno la Maserati si è messo a fare una macchina, e Lamborghini si è messo a fare una macchina, Ferrari si è messo a fare delle macchine, siamo qua grazie a loro, perciò noi dobbiamo rispettare la tradizione, dobbiamo rispettare la storia e tutto questo deve essere per noi insegnamento, ispirazione. Mi piace da morire la Dino, ad esempio, questa macchina è incredibile. Adesso per il giorno del mio compleanno ho la fortuna di che la Ferrari mi sta facendo una Tour de France e mi sta seguendo molto, mi stanno coccolando, cioè come poi facciamo noi con i nostri clienti, con questa macchina, perciò mi piace tanto andare lì, sono gentilissimi, perciò vivo un po' quello che vivono i nostri clienti quando vengono qua, io lo vivo anche con tanta intensità perché è la mia prima Ferrari, perciò
insomma andare lì, scambiare delle idee, scegliere i materiali, vederti arrivare il rendering. Di che colore l'ha scelto? Allora, mi piaceva moltissimo gialla, che era il colore della presentazione, però ho visto che il 40% delle macchine più o meno sono gialli. Allora ho cominciato a pensare a un qualcosa che fosse così originale o che piacesse a me. Alla fine sarà rosso Dubai, che è un colore nostro. Ho preso spunto come colori da una Lotus degli anni 60 e quando, non mi ricordo se si chiamava Good Leaf, algo così, dove c'era del rosso, dell'oro e del bianco. E allora è stato simpatico perché l'avevo detto più o meno come la volevo e poi quando sono andato in Ferrari c'era questa Lotus, no? Messa lì e la idea, i materiali che avevo immaginato. Alla fine è fatta con il rosso Dubai, che è il colore della guaira del Transformer, e poi un bianco perla, un po' avorio, bellissimo Ferrari, colore Ferrari molto molto bello. C'è una strisciolina color oro di un colore nostro, anche i cerchi sono così, e poi un interno di un colore credo che la Ferrari non l'ha mai fatto così, e anche noi, un colore tutto chiaro, una pelle per fare dei divani, una pelle della Frau bellissima, che non mi importa quanto dure, purché abbia del sapore, invecchierà con me. E l'avrò il giorno del mio compleanno, me la consegneranno il 10 novembre, perciò sarà meraviglioso andare lì e, insomma, con i miei figli, con mia moglie, a ritirare questa macchina, un po' un sogno, ecco, che lo sto vivendo, cioè, mi sto preparando. Fai la dedica? Come no? Per buona dedica. Ah, ecco. Davide, grazie mille. Benissimo. Bene, grazie, è stato un piacere. Ciao ragazzo.